Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi con me per un nuovo video pieno di gossip, drammi e, perché no, anche un po' di mistero. Oggi andremo a sviscerare una storia che ha infiammato i social media, una storia che vede coinvolti Neslihan e Burak, due nomi che ormai risuonano forte nel mondo dello spettacolo. Sì, avete capito bene. Parleremo del famoso sondaggio cancellato da Neslihan e della presunta furia di Burak. Cosa è successo realmente? Perché tutta questa agitazione? Quali segreti si celano dietro questa faccenda? Cercheremo di fare chiarezza, analizzando le informazioni che abbiamo a disposizione e cercando di ricostruire l'intera vicenda. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi neanche un video e restare sempre aggiornati su tutte le ultime novità. E ovviamente, se il video vi piace, lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici. Più siamo, più ci divertiamo, no? Ok, bando alle ciance. Entriamo subito nel vivo della questione. Come sapete, Neslihan e Burak sono due figure molto seguite sui social, costantemente sotto i riflettori. Ogni loro mossa viene analizzata, commentata e spesso ingigantita. Negli ultimi giorni, però, la situazione è precipitata a causa di un sondaggio apparentemente innocuo che Neslihan ha pubblicato sul suo profilo. Il sondaggio, a quanto pare, riguardava un aspetto della vita privata di Burak, un dettaglio che non è stato reso pubblico in precedenza. Non entro nel merito del contenuto esatto del sondaggio, perché non voglio alimentare ulteriormente il gossip e soprattutto perché non ho la certezza assoluta di cosa si trattasse. Diciamo che era una domanda che, se confermata, avrebbe potuto svelare qualcosa di inaspettato sulla vita sentimentale o professionale di Burak. E qui arriva il punto cruciale. Poco dopo la pubblicazione, il sondaggio è stato improvvisamente cancellato. Cancellato senza spiegazioni, senza un commento, senza nulla. Immaginate il caos che si è scatenato. I fan sono impazziti, i commenti si sono moltiplicati e le teorie più disparate hanno iniziato a circolare online. E qui entra in gioco Burak. Secondo alcune indiscrezioni, Burak sarebbe andato su tutte le furie dopo aver visto il sondaggio pubblicato da Neslihan. Si dice che abbia contattato immediatamente Neslihan per chiederle spiegazioni e per esigere la cancellazione del sondaggio. Alcune fonti parlano addirittura di una lite furiosa, di parole grosse e di un rapporto che si sarebbe incrinato a causa di questo episodio. Ora, cerchiamo di analizzare la situazione con un po' di calma e di razionalità. Innanzitutto, dobbiamo considerare che spesso le notizie che circolano online sono esagerate, distorte o addirittura false. È facile cadere nella trappola del gossip sensazionalistico, soprattutto quando si tratta di personaggi famosi. Quindi, prendiamo tutto con le pinze e cerchiamo di basarci solo sui fatti accertati. Il fatto accertato è che il sondaggio è stato pubblicato e poi cancellato. Su questo non ci sono dubbi. Il motivo della cancellazione, però, è ancora avvolto nel mistero. Possiamo solo fare delle ipotesi. Una prima ipotesi è che Burak si sia effettivamente arrabbiato per il contenuto del sondaggio e abbia chiesto a Neslihan di rimuoverlo. In questo caso, la cancellazione sarebbe stata una conseguenza della sua reazione. Magari Burak non voleva che un certo aspetto della sua vita privata venisse svelato pubblicamente, o magari riteneva che il sondaggio fosse inopportuno o irrispettoso. Una seconda ipotesi è che Neslihan si sia resa conto da sola di aver commesso un errore pubblicando il sondaggio. Magari ha pensato che la domanda fosse troppo invadente, o che avrebbe potuto creare problemi o fraintendimenti. In questo caso, la cancellazione sarebbe stata una decisione autonoma, dettata dal buon senso e dalla volontà di evitare polemiche. Una terza ipotesi, un po' più complottista, è che la pubblicazione e la successiva cancellazione del sondaggio siano state orchestrate a tavolino per creare un po' di base e di attenzione mediatica. In questo caso, si tratterebbe di una strategia di marketing, di un modo per far parlare di sé e per aumentare la propria popolarità. Quale di queste ipotesi è la più verosimile? Difficile dirlo con certezza. Probabilmente, la verità sta nel mezzo. Magari c'è stato un po' di tutto. Un errore di Neslihan, una reazione di Burak e magari anche un pizzico di strategia mediatica. Quello che è certo è che questa vicenda ha sollevato un polverone e ha messo in discussione il rapporto tra Neslihan e Burak. Si sono davvero arrabbiati? La loro amicizia è in crisi? Sono domande a cui solo loro possono rispondere.
Nel frattempo, noi possiamo solo continuare a osservare e a seguire gli sviluppi della situazione, cercando di non farci prendere troppo dalla frenesia dei gossip e di mantenere un approccio critico e obiettivo. E voi, cosa ne pensate di tutta questa storia? Qual è la vostra opinione? Credete che Burak si sia davvero arrabbiato? Pensate che la cancellazione del sondaggio sia stata una decisione giusta? Fatemelo sapere nei commenti, sono curiosa di conoscere il vostro punto di vista. Ed eccoci giunti alla fine di questo video pieno di pettegolezzi. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessanti le mie analisi. Abbiamo ripercorso la vicenda del sondaggio cancellato da Neslihan. Abbiamo analizzato le possibili cause e conseguenze e abbiamo cercato di capire cosa è successo realmente tra Neslihan e Burak. Vi ringrazio di cuore per avermi tenuto compagnia e per avermi seguito fino alla fine. Spero che abbiate apprezzato questo viaggio nel mondo del gossip e che abbiate trovato il video interessante e divertente. Come sempre, vi invito a lasciare un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate di tutta questa storia. Condividete le vostre opinioni, le vostre teorie e i vostri pensieri. Sono sempre felice di leggere i vostri commenti e di interagire con voi. E ora, la parte più importante. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace. Un like è un piccolo gesto, ma per me significa tanto e mi incoraggia a continuare a creare contenuti sempre più interessanti e coinvolgenti. E soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Iscriversi è gratis e vi permette di restare sempre aggiornati su tutte le ultime novità e di non perdervi neanche un video. Cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, condividete questo video con i vostri amici, con i vostri familiari, con tutti quelli che potrebbero essere interessati a questa storia. Più siamo, più ci divertiamo e più il canale cresce. Grazie ancora per il vostro supporto e per la vostra fedeltà. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti. Asterisco asterisco asterisco. Ma aspettate, ragazzi. Non spegnete ancora i vostri schermi, perché la storia del sondaggio di Neslihan e della presunta reazione di Burak è tutt'altro che conclusa. Approfondiremo ulteriormente le ipotesi. Esamineremo i profili social dei protagonisti alla ricerca di indizi e analizzeremo le dichiarazioni rilasciate da fonti vicine alla coppia. Innanzitutto, torniamo al sondaggio. Come vi ho detto, non ho la certezza assoluta del suo contenuto, ma le indiscrezioni più insistenti parlano di una domanda che riguardava la presunta frequentazione di Burak con un'altra celebrità. Non farò nomi, per evitare di alimentare ulteriormente il gossip. Ma diciamo che si tratta di una figura molto nota nel mondo dello spettacolo, con la quale Burak è stato avvistato più volte negli ultimi mesi. Se questa indiscrezione fosse confermata, si spiegherebbe l'eventuale reazione furiosa di Burak. Nessuno ama vedere la propria vita privata esposta pubblicamente, soprattutto quando si tratta di questioni delicate come le relazioni sentimentali. Immaginate di essere al suo posto. Un sondaggio che rivela una presunta relazione, senza il vostro consenso e senza la possibilità di replicare. Sareste furiosi, no? Ma qui entra in gioco anche un altro elemento, la gelosia. Neslihan e Burak sono amici da anni, si conoscono bene e hanno condiviso molte esperienze insieme. È possibile che Neslihan provi qualcosa di più di una semplice amicizia per Burak, e che la notizia della sua presunta relazione con un'altra persona l'abbia ferita e spinta a pubblicare il sondaggio. Certo. Pubblicare un sondaggio non è il modo più maturo e responsabile per affrontare una situazione del genere, ma a volte le emozioni prendono il sopravvento sulla ragione. E se Neslihan fosse stata accecata dalla gelosia, potrebbe aver agito d'impulso, senza pensare alle conseguenze. D'altra parte, non possiamo escludere l'ipotesi della strategia mediatica. Nel mondo dello spettacolo, spesso le storie vengono gonfiate e manipolate per creare un po' di buzz e per aumentare la popolarità. È possibile che Neslihan e Burak abbiano concordato di creare questa piccola crisi per far parlare di sé e per attirare l'attenzione del pubblico. In questo caso, la pubblicazione e la successiva cancellazione del sondaggio sarebbero state una mossa studiata a tavolino, un modo per far parlare di sé e per rimanere sulla cresta dell'onda. Non sarebbe la prima volta che due celebrità ricorrono a una strategia del genere, e purtroppo non sarà nemmeno l'ultima. Ma se questa fosse la verità, perché Burak si sarebbe arrabbiato? Forse la reazione furiosa era parte del copione, un modo per rendere la storia più credibile e per alimentare ulteriormente il gossip. Oppure,
Forse, Burak si è pentito di aver accettato questa strategia, rendendosi conto che la situazione gli stava sfuggendo di mano. Per cercare di capire meglio cosa è successo realmente, ho analizzato i profili social di Neslihan e Burak. Ho cercato indizi, messag, i subliminali, like sospetti o commenti criptici. E devo dire che ho trovato qualcosa di interessante. Dopo la cancellazione del sondaggio, Neslihan ha pubblicato una storia su Instagram con una frase enigmatica: "A volte è meglio tacere". Un messaggio che potrebbe essere interpretato in molti modi, ma che secondo me lascia intendere che Neslihan si è pentita di aver pubblicato il sondaggio e che preferisce non commentare ulteriormente la vicenda. Burak, invece, non ha fatto alcun riferimento diretto al sondaggio, ma ha pubblicato un post con una foto che lo ritrae sorridente e rilassato, accompagnata dalla didascalia: "La vita è bella". Un messaggio che potrebbe essere interpretato come un tentativo di minimizzare la situazione e di dimostrare che la presunta lite con Neslihan non lo ha scalfito minimamente. Ma non è finita qui. Ho contattato alcune fonti vicine alla coppia per cercare di ottenere informazioni più precise. E devo dire che le risposte sono state contrastanti. Una fonte mi ha confermato che Burak si è arrabbiato molto per il sondaggio e che ha avuto una discussione accesa con Neslihan. Secondo questa fonte, Burak si è sentito tradito dalla sua amica e ha preteso che il sondaggio venisse immediatamente cancellato. Un'altra fonte, invece, mi ha detto che la lite tra Neslihan e Burak è stata esagerata dai media e che in realtà si è trattato solo di un piccolo malinteso. Secondo questa fonte, Neslihan e Burak sono ancora amici e si sentono regolarmente. Insomma, la situazione è tutt'altro che chiara. Ci sono indizi e smentite, conferme e smentite, voci di corridoio e dichiarazioni ufficiali. Ma la verità, come spesso accade in questi casi, è difficile da raggiungere. Quello che possiamo fare noi è continuare a osservare e a seguire gli sviluppi della situazione, cercando di non farci prendere troppo dalla frenesia del gossip e di mantenere un approccio critico e obiettivo. E soprattutto, ricordiamoci che dietro i personaggi famosi ci sono persone reali, con sentimenti e debolezze, che meritano rispetto e comprensione. E voi, cosa ne pensate di tutta questa storia? Siete convinti che Burak si sia arrabbiato davvero? Credete che la cancellazione del sondaggio sia stata una decisione giusta? Pensate che Neslihan e Burak stiano nascondendo qualcosa? Fatemelo sapere nei commenti, sono curiosa di conoscere il vostro punto di vista. E ora, prima di salutarvi, vi voglio svelare un'ultima indiscrezione. Sembra che Neslihan e Burak siano stati invitati a partecipare a un famoso programma televisivo per chiarire la situazione e per rispondere alle domande del pubblico. Non so ancora se accetteranno l'invito, ma se lo faranno, vi prometto che sarò qui per raccontarvi tutto nei minimi dettagli. Quindi, rimanete sintonizzati sul mio canale per non perdervi neanche un aggiornamento su questa storia che continua a tenere banco nel mondo del gossip. E ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Grazie ancora per il vostro supporto e per la vostra fedeltà. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti!